Ciao a tutti. Il comportamento narcisistico è spesso contraddistinto da tratti infantili, reazioni impulsive, ricerca di attenzione e un'apparente incapacità di assumersi la responsabilità delle proprie azioni. Questo comportamento può sembrare sorprendente in un adulto, ma le radici del narcisismo e l'infantilismo che ne deriva risiedono in motivazioni psicologiche molto profonde e molto complesse. Per capire perché i narcisisti agiscano come bambini, dobbiamo esaminare la natura del narcisismo, il legame con lo sviluppo psicologico e come le esperienze dell'infanzia possano influenzare i comportamenti adulti. Comprendere il narcisismo, un disturbo dell'identità e della sicurezza emotiva. Il narcisismo può essere definito come un eccessivo amore per se stessi e un costante bisogno di conferme e di ammirazione. Tuttavia, dietro questa apparente sicurezza si cela spesso un vuoto emotivo e un'autostima fragile, che richiedono una costante validazione esterna. Gli individui con tratti narcisistici sviluppano un senso di grandiosità per compensare un nucleo di insicurezza profonda. Il narcisismo patologico è classificato come disturbo narcisistico della personalità e si caratterizza per sintomi che includono l'arroganza, la mancanza di empatia e la tendenza a sfruttare gli altri. Questi tratti, uniti alla necessità di mantenere una percezione grandiosa di sé, spingono spesso i narcisisti a utilizzare comportamenti infantili per difendersi dalle minacce e per proteggere la loro fragile autostima. Il legame tra narcisismo e sviluppo emotivo, arresto della crescita interiore. Molti psicologi ritengono che il narcisismo possa derivare da un arresto nello sviluppo emotivo e psicologico durante l'infanzia. Nelle prime fasi della vita i bambini dipendono dagli altri per ottenere affetto e sicurezza. Se non riescono a sviluppare un'identità sicura, durante l'infanzia potrebbero rimanere bloccati a livello emotivo e mantenere atteggiamenti egocentrici e infantili nell'età adulta. Questo fenomeno di arresto della crescita emotiva è spesso collegato a esperienze di genitorialità disfunzionale, come l'iperprotezione, la trascuratezza emotiva o l'abuso. Questi ambienti possono portare il bambino a formare una visione distorta di sé, spingendolo a sviluppare un sé idealizzato per proteggersi dal dolore e dalla mancanza di autostima. Da adulti questi individui cercano di mantenere l'immagine idealizzata con comportamenti alquanto immaturi. Comportamenti infantili dei narcisisti, manifestazioni di difese psichiche. Molti dei comportamenti tipici dei narcisisti richiamano quelli dei bambini. Vediamo i principali esempi. Ricerca di attenzione costante. Come i bambini che cercano approvazione dagli adulti, i narcisisti cercano continuamente l'attenzione e la validazione degli altri. Questo bisogno compulsivo è spesso una difesa contro la paura di essere ignorati o di sentirsi insignificanti. Capricci e scatti d'ira. Quando i loro bisogni non vengono soddisfatti, i narcisisti possono mostrare scatti di rabbia e di frustrazione simili a quelli di un bambino. Essi non sono in grado di tollerare le critiche o i rifiuti, pertanto tendono a reagire con rabbia o ad assumere un atteggiamento vittimistico. Incapacità di gestire le critiche. I narcisisti, proprio come i bambini piccoli, faticano ad accettare la responsabilità dei propri errori. Per questo motivo possono reagire con un atteggiamento difensivo o aggressivo quando vengono messi di fronte ai loro sbagli. Pretese di onnipotenza e di grandezza. Come i bambini che fantasticano sul loro essere speciali e onnipotenti, anche i narcisisti mantengono questa immagine di se stessi, idealizzando la propria importanza e il proprio potere. Strategie di difesa tipiche dei narcisisti: mantenere il sé idealizzato. Per evitare di affrontare la loro vulnerabilità, i narcisisti utilizzano vari meccanismi di difesa che richiamano l'infanzia. Tra questi troviamo negazione e proiezione. Questi meccanismi di difesa permettono loro di evitare il confronto con aspetti negativi di se stessi. Proprio come i bambini negano o proiettano la colpa su altri, i narcisisti fanno lo stesso per difendere il loro sé idealizzato.
Idealizzazione e svalutazione. Spesso i narcisisti alternano periodi di idealizzazione con momenti di svalutazione verso gli altri. Questo atteggiamento, simile a quello di un bambino che ama o detesta in modo estremo, serve a mantenere il loro senso di superiorità. Un vuoto emotivo da colmare, il bisogno di attenzione e di conferma esterna. La ricerca di attenzione e di approvazione è un tentativo di compensare un vuoto emotivo radicato nell'infanzia. La mancanza di amore incondizionato o l'abbandono emotivo da parte delle figure genitoriali possono aver creato una ferita emotiva che si manifesta nell'età adulta come bisogno costante di riconoscimento esterno. Così ogni gesto, comportamento o scelta del narcisista è orientato a ottenere l'attenzione che non ha ricevuto da bambino. Come relazionarsi con i narcisisti? Strategie per gestire il comportamento infantile. Comprendere le ragioni alla base del comportamento infantile dei narcisisti può aiutare a gestire le relazioni con loro in modo più efficace. Imparare a stabilire limiti. I narcisisti possono testare i limiti degli altri per ottenere attenzioni e conferme. Stabilire confini chiari è essenziale per evitare di rimanere coinvolti in un ciclo di manipolazione emotiva. Mantenere il controllo emotivo. È importante non reagire emotivamente ai capricci o alle provocazioni del narcisista. Mantenere un atteggiamento calmo e razionale lo priva dell'energia che cerca di ottenere attraverso reazioni emotive. Non cadere nella manipolazione. I narcisisti possono usare la colpa, la manipolazione e la svalutazione per ottenere ciò che vogliono. Riconoscere questi schemi mentali e comportamentali aiuta a non cadere nella trappola di soddisfare le loro esigenze a scapito del proprio benessere. Il narcisismo come un'infanzia prolungata. Il comportamento infantile dei narcisisti è una conseguenza diretta delle loro ferite emotive irrisolte. Non hanno sviluppato le capacità emotive necessarie per affrontare le sfide dell'età adulta e rimangono intrappolati in una ricerca perenne di attenzione e di conferma. Comprendere tali dinamiche non giustifica i loro comportamenti, ma fornisce strumenti per interagire con loro in modo più consapevole. Da tutto ciò si può dedurre che quando ci si relaziona con una persona con disturbo narcisistico di personalità, in realtà ci si rapporta con un bambino egoista, crudele e sadico, capace di qualsiasi perversione pur di ottenere ciò che vuole, credendo che gli sia tutto dovuto. Essere consapevoli di cosa sia il narcisismo ci rende più forti e pronti a respingere qualsiasi forma di manipolazione o di abuso, poiché nessuno ha il diritto di condurre la nostra vita. Non dimentichiamo che la libertà interiore è uno stato di autonomia mentale e spirituale in cui l'individuo si sente in grado di esprimere in maniera autentica se stesso, al di là delle influenze esterne e delle aspettative sociali. Non si tratta solo di una condizione di assenza di vincoli fisici, ma di un profondo senso di pace e di chiarezza interiore. Essa implica la capacità di fare scelte consapevoli, di riconoscere e gestire le proprie emozioni, di liberarsi da paure e limiti autoimposti. La libertà interiore permette di accettare la propria autenticità e di perseguire i propri sogni e i propri valori, contribuendo così a un'esistenza più significativa e appagante. In questo stato di libertà l'individuo può affrontare le sfide della vita con resilienza e con serenità, trovando un equilibrio tra desideri personali e realtà esterna. E tu che cosa ne pensi? Racconta qui sotto nei commenti. Puoi condividere questo video per dare maggiori informazioni ad un pubblico più vasto. Ricordati di iscriverti al canale e di attivare la campanella, così potrai ricevere le notifiche dei nuovi video. Grazie per avermi seguita.